tutti amici e bentornati a questo nuovo appuntamento con il Mazinger Z di Hachette. Allora, bene, come vedete stiamo recuperando velocemente il tempo perduto a causa della prematura di partita del precedente computer che mi ha chiaramente rallentato tutte le varie operazioni di editing, e quindi adesso dobbiamo darci da fare e recuperare il tempo perso. Quindi non badiamo a i soliti convenevoli, ma passiamo direttamente ad aprire il pacco. Quindi togliamo quell'abbellimento che io uso mettere di solito, apriamo qui il nastro messo da Hachette. Come notate, Hachette ha cominciato a utilizzare del nastro sigillante di tipo cartaceo, tipo il nastro da carrozziere, e questo anche è un altro aspetto che ci fa vedere che la Hachette sta cercando insomma di dare una mano per evitare l'uso della plastica, quindi bene. Allora, abbiamo un po' di cosette. Affronteremo le fasi di montaggio dei fascicoli che vanno dal 48 al 51, ok? Bene, ora apriremo i fascicoli come sempre e daremo un'occhiata al loro contenuto. Bene, fascicolo 48, come sempre abbiamo nel retro della copertina tutte le indicazioni relative appunto all'editore e alla collezione, i vari numeri di telefono, del servizio clienti, eccetera eccetera, l'indicazione di fare la raccolta differenziata, che come vi ripeto sempre è una cosa che ritengo importantissima, quindi mi raccomando fatela. So che tutti quanti voi siete abbastanza attenti a queste cose, ma se qualcuno ancora magari non avesse provveduto, questa è l'occasione di farlo. Uniamo una cosa divertente come il montaggio del Mazinger Z con qualcosa di utile per evitare che questo mondo venga riempito di rifiuti inutilizzati che prima o poi ci si ritorceranno per forza di cose contro, ok? Allora, procederemo anche in questo caso nel proseguimento del montaggio della gamba destra. Come possiamo vedere sono operazioni già svolte negli scorsi episodi, quindi niente di nuovo. C'è come al solito un'analisi dei vari episodi, qui in questo caso vediamo in particolare l'analisi della fortezza sottomarina Budo, il focus sulla puntata numero 47, Ashura e Bloken rivali, con il mostro meccanico Mandora M3 e Bazra Q5, poi tutti i vari riquadri che ci focalizzano un pochino sui vari personaggi della serie, un'altra bellissima immagine realizzata dal maestro Nagai, e poi ci viene indicato come al solito il contenuto del numero seguente, che in questo caso è sempre relativo alla gamba destra. Fascicolo 49, ecco qua i componenti che come al solito vengono elencati qui, quindi verificate sempre la corrispondenza tra le parti che vi sono arrivate e quelle presenti qui in descrizione, anche per essere sicuri che ci sia tutto. Avremo da montare quelle famose colonnine che abbiamo già montato la scorsa volta, e così incominceremo ad avere i due tronconi delle gambe. Qui finalmente parliamo del robot di Boss, quel simpatico personaggio che è stato introdotto per dare anche un pochino una vena comica agli episodi, no? Del Mazinger Z, e che ha riscosso un notevole successo, tant'è vero che anche di recente ci sono alcune case produttrici di modelli da collezione che stanno in pratica proponendo il Boss robot, no? In occasione del cinquantenario appunto del Mazinger Z, tutti i personaggi sono stati un po' rievocati, e addirittura ce n'è uno in uscita, oltre ai soliti restyling Bandai, no? Che vengono comunque riproposti in queste occasioni. C'è uno che, se non ricordo male, della Blitzway, ma è veramente spettacolare, ragazzi. Io l'ho anche preordinato, spero mi arrivi il prima possibile, perché è veramente un qualcosa di fenomenale. È un po' un'elaborazione rispetto all'originale, ma di poco, e devo dire che alla fine l'impatto scenico è veramente bellissimo, e ve lo porterò sicuramente qui sul canale. Il nostro meccanico in questo caso invece è del Casimor T7.
Prosegue l'intervista infinita con Go Nagai e Yukimasa Iwata, che è il progettista, il designer del modello. Questo è molto interessante perché ci aiuta a capire anche in base a quali concept, a quali idee è nato questo modello, no? Qui troviamo uno schizzo appunto di Go Nagai che riguarda Boss, e qui l'indicazione di quello che si trova nel numero successivo, che adesso andiamo a vedere. Fascicolo 50, rilavoreremo sulla gamba sinistra. In questo caso credo che andremo a montare qualcosa che dovrebbe essere il ginocchio, credo, perlomeno da come è fatto sembrerebbe quello, quindi è una cosa nuova rispetto alle passate. Di nuovo un'occhiata alla fortezza al sottomarino della fortezza Salus. Poi la puntata 49, la rivolta del robot impazzito con il mostro meccanico Gumbina M5, tutti nomi un po' strani per noi. Alcuni chiaramente riquadri che ci illustrano varie scene dei vari episodi, in particolare quelli legati a Boss. E poi indicazione di cosa troveremo nel numero 51, che adesso andiamo a vedere. Numero 51, ancora lavoreremo sulla gamba sinistra, si prosegue il montaggio su questa articolazione. Poi la puntata della 50, quella che viene analizzata, la caduta del Jet Scrander con il mostro meccanico Briver A3. Ancora presente Boss, come vediamo. Qui il focus sul professor Gordon, che ha modificato il Mazinga Z per farlo, diciamo, andare anche sott'acqua. Ancora delle analisi delle varie fortezze nemiche, e poi una bellissima immagine di Go Nagai del nostro eroe. Nel prossimo numero, che non è incluso in questo invio, lavoreremo ancora, come vedete, sulla gamba destra, e questa volta sempre sull'articolazione, quindi faremo una cosa che faremo anche quest'oggi. Bene ragazzi, prima di proseguire, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, fatelo cliccando anche sulla campanella in maniera da venire avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video qui sul canale. Mi raccomando, non dimenticate di farlo perché è una cosa assolutamente gratuita che a voi non costa nulla, ma al canale permette di evolvere, di crescere, quindi mi raccomando fatelo perché è molto importante. Allo stesso modo vi ricordo di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, quindi non quella del profilo personale Will Andrew Riker, ma quella del canale Andrew Riker Channel, ok? Anche richieste tramite Messenger, per favore indirizzatele solo tramite la pagina. Altra cosa, la maggior parte dei problemi sono già stati analizzati nei vari gruppi che gestisco, quindi per cortesia, prima di scrivermi in privato, andate a vedere lì se c'è una risposta a una problematica che volete risolvere, perché io purtroppo, non è cattiveria, ma comincio ad avere difficoltà a seguire tutti perché ormai siete tanti e quindi mi diventa quasi impossibile riuscire a rispondervi sia in tempi brevi sia, diciamo, in modo efficace, mentre nel gruppo magari c'è già un problema che è stato svolto e risolto, allora in quel caso trovereste subito la risposta. E poi ultima cortesia, quando scrivete non mi scrivete di notte per favore, perché io dormo come comuni mortali, e avete sempre il cellulare che invia le notifiche in continuazione perché mi vengono fatte delle richieste durante la notte, diciamo che crea qualche problemino di sonno. Ok, grazie a tutti. Quindi colgo l'occasione a questo punto anche per salutare l'amicone Giampo, che è il curatore, l'editor del gruppo Instagram Mazinga Z Italia, dove troverete una moltitudine di informazioni relative al nostro eroe e a tutti i robot della saga nagayana e non. Stessa cosa, un salutone ai, diciamo, pilastri portanti del mondo del modellismo robotico qui su YouTube, quindi al canale Potere Robotico del Sensei,
e al canale I Robotti del giornalista del grande Massimo Triulzi. Un abbraccione a tutti, un abbraccio, chiaramente un saluto anche a tutti gli altri canali tra virgolette minori, ma che sono comunque dei grandi amici, e spero comunque prima o poi di conoscervi tutti di persona. E a questo punto direi che possiamo procedere con il montaggio di queste nuove fasi del Mazinger Z Hachette. Macingo! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, cominciamo il montaggio di questo fascicolo 48. Allora, come abbiamo detto, è la ripetizione della fase che abbiamo precedentemente realizzato in occasione dello scorso invio, quindi diciamo tutti quanti ormai sappiamo quali sono le problematiche e le cose a cui prestare attenzione. Niente di complesso ovviamente. Cominciamo inserendo come sempre questi o-ring di silicone. Operazione molto semplice, chiaramente bisogna farlo delicatamente per evitare di danneggiare magari l'anello stesso, ma insomma non è nulla che comporti una difficoltà particolare, ok? Allora, una volta fatto, andremo ad accoppiare questo pezzo con la piastra 4804 che ci è stata fornita, ovvero questa, ok? Per farlo ci orientiamo con il pezzo in questo modo, ok? Quindi attenzione a questa tacca qui rivolta verso l'alto. Orientiamo anche la piastra in questo modo, con le alette verso l'alto, e poi la caliamo da sopra fino a farla innestare. Anche in questo caso vi ricordo che bisogna poter muovere il pezzo in questo modo. Vedete che c'è questo dentino qui all'interno, ok? Questo qua, che fa da battuta per interrompere il movimento quando si arriva a fine corsa, quindi attenzione a questo particolare. Il dentino deve essere chiaramente presente qui in questa parte più allargata, quindi attenzione a non coprirlo in questo modo, ok? No, perché sicuramente distrattamente qualcuno potrebbe forzarlo e diciamo cercare di avvitarlo anche in questo modo. Non credo, ma non si sa mai, quindi attenzione a questa cosa. Chiaramente ragazzi io scherzo, anche per fare un pochino di sdrammatizzazione della tensione che qualcuno potrebbe avere se diciamo è nuovo questo tipo di collezione e quindi si trova un pochino sotto stress quando arriva il pacco da montare, ok? Allora, in questo caso andremo ancora una volta poi a mettere le paratie laterali che chiuderanno la parte con gli o-ring qui in silicone. Allora andiamo avanti, prendiamo questa volta uno di questi due pezzi, il 4803, che è quello che non ha la lettera stampigliata, vedete? Mentre l'altro ha quella famosa I, eccola qui, presente anche nel pezzo montato la volta scorsa. Quindi questo con la I no, prendiamo questo qui tutto liscio, ok? Lo giriamo in questo modo con l'aletta sporgente verso l'alto e lo andiamo a posizionare qua sotto in corrispondenza dei due fori presenti qui sul pezzo della piastra, ok? In questo modo. Ora prendiamo due viti, questa volta le viti sono tutte della stessa dimensione ragazzi, quindi non possiamo confonderci. Ci mettiamo sopra la propria rondella, sempre fornita in questa occasione, e procediamo ad avvitare le parti. Prima di farlo io come sempre in questo caso aggiungerò un goccino di frenafiletti liquido, anche se è presente quello secco già sopra le viti, perché quello liquido chiaramente ci agevola un pochino il processo, dando quella leggera lubrificazione che altrimenti renderebbe più dura la vite. Ovviamente questa è una cosa fatta per fare in modo che le viti non si allentino da sole in futuro, o quantomeno si spera che ciò non avvenga. Non usiamo il lubrificante, il tipo lo Svitol, perché usarlo insieme al frenafiletti chiaramente comporterebbe che il frenafiletti stesso verrebbe disciolto, quindi a quel punto è inutile metterlo, ok? Quindi non è necessario mettere lo Svitol, mettiamo solo il frenafiletti. Anche in questo caso non stringiamo subito la vite, accostiamola solo un pochino
e inseriamo prima la seconda vite in maniera da non avere problemi di allineamento che ci potrebbero disturbare poi per inserire la vite successivamente, perché se restringiamo tutta da una parte una potrebbe disallineare un po' il foro della seconda vite. Quindi mettiamo prima la seconda, arriviamo fino a un certo punto e poi possiamo stringerle entrambe. Questa chiaramente possiamo già stringerla, ok? E possiamo poi stringere anche la seconda, che poi è la prima che abbiamo inserito. Ecco qua, in questo modo. Ora operiamo allo stesso modo per applicare la seconda copertura, ovvero quella con la lettera I stampigliata. L'accostiamo quindi da questa parte, girando il pezzo in questo modo, la andiamo ad applicare sopra e poi la blocchiamo in posizione sempre con due viti qui sopra. Ovviamente poi quelle qui laterali le mettiamo successivamente. Anche stavolta mettiamo appena una punta di frenafiletti e poi andiamo ad inserire vite con rondella. Anche in questo caso non stringiamo subito tutto, applichiamo prima la seconda vite ecco qua, possiamo stringerle ora entrambe e il gioco è fatto. Ovviamente potete rimuovere con la carta assorbente eventuali eccessi di frenafiletti che potrebbero essere fuoriusciti durante l'operazione, più che altro per non sporcare il modello eccessivamente, non tanto per questioni tecniche. Anche se comunque vi ricordo che il frenafiletti è bene che non lo facciate mai toccare con le parti verniciate, perché potrebbe in qualche modo opacizzarle. Ora procederemo ad inserire le viti anche su questi 4 fori qua. Lo faremo in maniera che la testa della vite sia rivolta dalla parte dove è presente la lettera I stampigliata sopra, ok? E vi ricordo sempre di applicarle con il metodo a croce, quindi una per lato e l'altra al lato opposto, ok? Questo sempre per un corretto centraggio delle parti. Quindi applichiamo anche qui il frenafiletti liquido. Vi ricordo che non è strettamente proprio necessario, però se lo fate sicuramente avrete meno possibilità che le viti possano svitarsi da sole successivamente, perché a quanto pare anche Hachette stessa ai giapponesi ha fatto poi rismontare tutto il modello, perché si erano accorti che chiaramente muovendolo un po' tendeva un po' a allentarsi qualcosa, ok? Quindi attenzione, noi siamo stati fortunati in questo caso ad arrivare secondi, perché ci troviamo con alcuni problemi già risolti in pratica. Allora cominciamo da questa, riprendiamo qua. Allora applichiamo la prima vite. Chiaramente non ha importanza da quale lato cominciare, basta cominciare, non stringiamo completamente e andiamo ad applicare quella dal lato opposto. Quindi se abbiamo messo questa, adesso applicheremo l'altra qua. Però ripeto, non ha importanza da quale parte cominciate. Possiamo mettere anche quella dal lato opposto, cioè dal lato di fianco, scusate. Ovviamente sto velocizzando un po' i passaggi, ragazzi, proprio per recuperare un pochino il tempo che abbiamo perduto, ma comunque lasciando comprensibile ogni fase di montaggio. E mettiamo anche l'ultima di qua. Ora che le abbiamo applicate tutte possiamo procedere a stringerle completamente tutte e 4, ok? Ecco qua, in questo modo
Ovviamente una volta fatto verificate sempre che sia possibile muovere il pezzo all'interno, ok? Quindi facciamolo ruotare per vedere che tutto funzioni a dovere. Bene, passiamo ora al fascicolo 49, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 49, come vedete abbiamo a che fare di nuovo con le colonnine. Procederemo prendendo ogni singola colonnina e l'andremo ad inserire sotto questi fori qui che abbiamo fatto anche, dove abbiamo inserito anche le colonnine nella scorsa volta, quindi questo e questo e questo, lasciando liberi i fori qui al centro della struttura, vedete qua e qua, ok? Chiaramente andranno inserite qui sotto le colonnine e qui sopra le viti che dovranno essere le 4905, quindi quelle più lunghe, ok? Allora procediamo come sempre, prendiamo la singola colonnina, ci mettiamo un po' di frenafiletti sopra il foro per aiutare l'operazione e anche per evitare che si allenti in seguito. Vi ricordo come sempre che probabilmente non sarà possibile stringere completamente subito la colonnina perché tenderà a girarci, ok? Ma una volta applicata questa seconda piastra qui sarà possibile farlo in completa sicurezza, ok? Quindi non disperate se non ci riuscite subito, procedere comunque a mettere tutte le colonnine, ok? Facciamolo inserendo prima la vite completa di rondella, poi avviciniamo chiaramente la colonnina al pezzo, magari poggiamoci in una parte che ci renda l'operazione comoda e poi avvitiamo. Ok, adesso ripetiamo l'operazione per tutte le altre 4 colonnine, quindi inseriremo qua sopra e qua sopra, ok? Applichiamo sempre prima il frenafiletti ovviamente, qui sulla colonnina. Ok, ripeto che non ha importanza se non riuscite a stringere subito tutto, proseguite, andare avanti. E poi inseriamo anche l'ultima. Sempre con le viti lunghe, ragazzi, sempre con la rondella. Quindi attenzione soprattutto che non vi sfugga via la rondella quando andate ad applicare la vite. Ora andremo ad applicarci sotto la seconda staffa. Allora, per farlo mettiamo prima un goccio di frenafiletti sopra l'imboccatura del foro di ogni singola colonnina. Ora prendiamo la placca, ok? Quella chiamata 04901 e la orientiamo in corrispondenza di come è orientata quella superiore, quindi in questo modo, vedete? Giriamo il pezzo così se volete per farlo più simile alle istruzioni, in questo modo, ok? Come vedete le alette in questo caso sono orientate verso il basso, quindi giriamo anche la placca in maniera da far avere le alette orientate verso il basso e girate verso la testa del pezzo, quindi in questa direzione qua, ok? Quindi in questo modo l'andiamo a posizionare.
Ovviamente il posizionamento va tenuto a mano perché non è possibile appoggiare il pezzo perché non si tiene in equilibrio, e poi andremo ad inserire le viti in corrispondenza dei fori, ovvero qua, qua e qua e qua. Quindi prendiamo le viti, che sono sempre quelle lunghe anche in questo caso, e le andiamo ad inserire. Vi ricordo che per stringere è bene utilizzare sempre lo schema a croce, poi, ok? In questo caso mi posiziono subito tutte quante le viti. Una volta posizionate andremo a procedere allo stringimento, diciamo così, delle varie viti, sempre con lo schema a croce, quindi così, così e così e così. Non stringete subito a morte, ovviamente, stringete quel tanto necessario ad accostare le parti, ma senza forzare ancora nulla. Aspettiamo di aver avvicinato tutte e quattro le viti. Ecco qua, una volta fatto possiamo procedere al serraggio completo. Vedete che si recupera sempre qualche leggero spazio quando si va a stringere sulle altre. Ecco qua, e adesso possiamo ristringere anche quelle sopra nel caso fossero rimaste un pochino lente, ok? Ecco qua, a posto. Ora andremo ad applicare questo pezzo solo alla struttura principale. Allora, recuperiamo tutta la struttura dello scheletro del Mazinga. Orientiamo questo pezzo proprio nello stesso identico modo come abbiamo orientato questo, ovvero gireremo il pezzo in questo modo con queste alette rivolte verso il basso. Poi comunque è semplice, basta che guardiate come avete messo già con il pezzo montato nelle fasi precedenti del pacco precedente. Lo andiamo ad appoggiare qui sopra e poi caleremo le viti qui all'interno per rendere solidale l'accoppiaggio. In questo caso utilizzeremo le viti 4904, quindi queste più piccoline, insieme alle relative rondelle che ci sono state fornite chiaramente. Mettiamo sempre un goccio di frenafiletti qui sopra i fori su cui andranno poi a aggrappare le viti. Poi prendiamo il pezzo che dobbiamo posizionare. Vi ricordo che va orientato allo stesso modo di come abbiamo orientato quello montato le scorse volte, ovvero così, con queste alette qui rivolte verso il basso. Lo avvicineremo e poi metteremo le viti in posizione, ok? Quindi mi raccomando, attenzione a non far cadere le rondelle quando lo fate, che devono andare nella loro posizione, ok? Mettiamo la vite, la prima, e poi avvitiamo un po', quel tanto che aiuta a tenere il pezzo, senza stringere tutto. Vi ricordo anche in questo caso dovremmo procedere stringendo a croce, ok? Applichiamo una seconda vite da quest'altro lato, quindi sempre appunto per questo discorso dello schema a croce, e poi avvitiamo anche qua, anche in questo caso senza
andare completamente a fine corsa, ma solo un po'. Procediamo adesso a mettere queste altre due, non ha importanza con quale partire. E poi procediamo ad inserire anche l'ultima. Ecco, a questo punto possiamo anche stringerle tutte quante, perché comunque il posizionamento è sicuramente corretto. Ovviamente stringetela abbastanza, ma senza esagerare, perché quando stringete oltre una certa misura c'è sempre il rischio che possiate spannare il tutto, ok? Una volta fatto, chiaramente verificate anche che sia possibile fare il movimento, vedete? E poi quello anche sul proprio asse. Ecco qua. Anche in questo caso ci avanza questo pezzo che terremo chiaramente da parte e vedremo in seguito dove applicarlo, e possiamo così passare direttamente al fascicolo 50 Machine Go. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 50, andiamo ancora una volta a operare sulla gamba sinistra assemblando queste parti. Vi ricordo anche in questo caso abbiamo due tipi di viti, le 50-04 che sono queste più corte e le 50-05 che sono quelle più lunghe, il tutto corredate delle proprie rondelle, ok? Quindi preparatevele già come ho fatto io e poi procediamo nel montaggio del pezzo. Allora, cominciamo prendendo l'articolazione, cioè quei pezzi che comporranno l'articolazione del ginocchio sinistro, ovvero questo pezzo qui che è il 50-03, ok? E il pezzo 47-03 che c'era stato allegato con il numero 47 e che è questo, molto simile a quello che abbiamo trovato nel fascicolo precedente, ok? Allora procediamo, lo andremo ad inserire qui dentro così. Non ha importanza se fate così o se fate così, perché tanto il pezzo è simmetrico, ok? Chiaramente non ci possiamo sbagliare nemmeno nella posizione dell'orientamento, perché l'inserimento è condizionato, perché vedete qui ci sono delle parti tagliate in orizzontale, quindi non c'è il rischio che andiamo fuori asse con qualcosa. Basta quindi inserirlo dentro e poi bloccarlo in posizione mediante le viti, quelle un pochino più lunghe, le 50-05, ok? E andranno inserite qua e qua, attenzione non qui, quindi nella parte quella dove è chiaramente incastonato il pezzo. Anche in questo caso mettiamo un goccio di frenafiletti per rendere il tutto più agevole durante il processo di inserimento della vite e poi più stabile, perché dovrebbe anche in teoria evitare che si allenti la vite in futuro. Prendiamo la vite, appunto quelle lunghe, con la loro rondella e andiamo a inserirla nel foro. Anche in questo caso arriviamo quasi a fine corsa, ma non stringiamo subito per fare in modo che venga allineato correttamente anche il foro dall'altra parte, altrimenti se va un pochino per storto poi non riusciamo a mettere la seconda vite che adesso andiamo ad applicare sempre con il solito goccio di frenafiletti. La posizioniamo e poi cominciamo ad avvitare. Chiaramente qui possiamo arrivare fino a fine corsa, stringere e stringere poi anche quella dall'altro lato in maniera definitiva. Quindi giriamo, facciamo anche quest'altra. Ok, in questo modo.
Ora prendiamo questa parte, che è la 5002, la orientiamo in questo modo. Vedete come sono orientati questi piedini? Questi dentini qua? Dovranno essere orientati in questo modo quando procederete al montaggio. Qui troviamo queste due alette, ok? Mentre dall'altra parte il pezzo è quasi uguale, però comunque avremo i piedini orientati al contrario, quindi attenzione, giratelo nel verso corretto. Poi prendiamo questo pezzo qui, ok? Mettetelo in mano in questo modo, ok? Quindi tenetelo per l'ultima parte qui così, con le viti in orizzontale in pratica vi troverete, e lo andiamo ad inserire dentro, così, in questo modo. Dall'esterno dovrete vedere solo 3 di queste alette, perché la quarta è nascosta qui dietro, ok? Questo non è nemmeno molto chiaro dalle istruzioni, quindi attenzione, verificate bene. Una volta fatto questo, prendiamo le viti 5004, quindi quelle più corte, ok, e le andiamo a posizionare qui ai lati, qui e qui. Ovviamente ci mettiamo sempre prima il nostro bravo frenafiletti. Prendiamo quindi una vite di quelle corte con la sua rondella e procediamo ad avvitare il tutto senza stringere. Giriamo il pezzo, mettiamo ancora il frenafiletti dall'altro lato e poi mettiamo nuovamente un'altra vite di quelle corte con la sua rondella. Questa volta potremo stringere fino alla fine e facciamo lo stesso su quella che avevamo lasciata lenta. Ok, in questo modo. Mi raccomando, verificate sempre questo orientamento di questi perni, ok? Rispetto a questo che sporge in fuori. Ora prendiamo questa parte del ginocchio, credo che sia, no? Quindi dovremmo essere quello, perlomeno da quello che abbiamo capito. Lo giriamo in questo modo, ok? E ci andiamo ad applicare sopra il pezzo che abbiamo appena assemblato. Quindi lo prendiamo, lo giriamo in questo modo qua, ok? E lo andiamo ad appoggiare, avendo cura di far combaciare chiaramente i fori presenti su queste 3 colonnine metalliche. Ovviamente ce n'è anche una quarta qua che dovremo cercare di prendere ad occhio, perché non si vede molto bene chiaramente con il pezzo sopra. Ecco qua. Adesso prenderemo 3 viti di quelle lunghe, quindi le 50-05, e andremo a bloccare il pezzo in posizione. Ovviamente anche in questo caso è consigliabile mettere un po' di frenafiletti sopra i fori. Andiamo ad applicare la prima vite, mi raccomando le rondelle, non dimenticatele. Anche in questo caso ragazzi non stringete completamente, mettete prima in posizione le altre viti e poi procederete al serraggio finale. Questa la portiamo comunque a fine corsa anche senza stringere però, ok? Giusto per tenere un po' più in posizione il pezzo, perché voglio farvi vedere questa cosa qui. Vedete dov'è l'altra aletta? Dovrà incastonarsi all'interno di questo foro presente in corrispondenza della colonnina, quindi questa colonnina dovrà entrare dentro anche se non verrà applicata la vite, perché questo comunque farà da fermo e rafforzerà il tutto. Se questa rimane distaccata o comunque fuori asse, il posizionamento non sarà corretto, quindi verificate che la colonnina sia entrata nel foro, ok?
Adesso andiamo a mettere le altre viti. E ora metteremo l'ultima vite qua dietro, che forse è quella più complicata da posizionare. Giriamoci in un modo un po' più comodo. Questa possiamo portarla a fine corsa in maniera completa, stringerla e poi stringere anche le altre che avevamo lasciato un pochino più lente. Ecco qua. Vi ricordo che questa qua sotto invece rimane senza vite, ok? Rimane scoperta. Al momento l'articolazione, ragazzi, è dannatamente dura, quindi non credo che si riesca a muoverla con la mano, ma probabilmente unendo poi le varie parti avremo più leva e quindi riusciremo a piegarla, quindi non vi sforzate perché non è nemmeno necessario farlo, e sicuramente vedrete che nelle fasi successive, quando la gamba si allungherà, vedremo che questa parte si riuscirà comunque a piegare, ok? Perlomeno sempre se questo è il ginocchio, ma credo di sì. Bene, a questo punto possiamo passare direttamente al fascicolo 51, Macingo. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, il fascicolo 51, come vedete abbiamo a che fare con pochi pezzi. Questa volta le viti, che sono le 5103, sono tutte della stessa misura, quindi non ci confonderanno in maniera particolare. Ci sono chiaramente le relative rondelle. Una delle cose buone di questa build up del Mazinger Z di Hachette è quella di utilizzare pochissimi tipi diversi di viti, quindi alla fine abbiamo quasi sempre, perlomeno finora mi sembra di aver visto solo viti con la testa brucola, e le uniche differenziazioni sono se sono corte o lunghe. Per il resto diciamo che abbiamo trovato praticamente la stessa situazione in tutte le fasi di montaggio, e questo sicuramente è una cosa buona perché ci agevola molto. Ovviamente in alcune collezioni non è possibile farlo perché per ovvi motivi di spazio e di incastronamento delle parti chiaramente potrebbe essere necessario usare viti di tipo diverso, e quindi in quel caso purtroppo c'è un po' più da scervellarsi. Nel nostro caso invece del Mazinga non possiamo lamentarci di certo, quindi ecco uno dei motivi per cui magari le bustine non sono state numerate come è avvenuto magari in altre occasioni, ok? Bene, a questo punto possiamo passare direttamente al montaggio. Recuperiamo il pezzo che abbiamo montato nella fase precedente, eccolo qua. Andiamo a prendere la sua copertura, che praticamente è il pezzo identico speculare, ok? E lo andiamo a posizionare sopra. Attenzione, qui c'è il perno che dovrà essere posizionato sul foro centrale, ok? Poi ci sono altri due dentini, uno qua e un altro qua sopra, vedete? Qua è il perno sopra superiore, con il quale chiaramente il pezzo si andrà a posizionare praticamente da solo. Quindi attenzione, li accostiamo e come vedete il gioco è fatto, non presenta difficoltà particolari, almeno per ora. Ora, come vedete qui davanti troviamo due fori, questi qua, queste svasature, ok? Queste sono per permettere il passaggio della chiave per imparare le viti qui, viti che praticamente faranno in modo che il pezzo rimanga accoppiato perfettamente, ok? Quindi prendiamo le viti 5103 e andiamo a fare questa operazione. Prima di farlo ovviamente mettiamo un po' di frenafiletti anche qua. Allora giriamoci il pezzo in maniera favorevole di camera, ma chiaramente voi non dovrete farlo perché non dovete riprenderlo a video. Mettiamo il frenafiletti
e poi procediamo a mettere vite con rondella, ovviamente. Allora, per farlo conviene mettersi in orizzontale. Adesso prendo la chiave, ci posiziono la vite e poi, passando qui da quella svasatura, andiamo ad avvitare. Anche in questo caso accostiamo prima senza stringere per essere sicuri di poter centrare correttamente anche la seconda vite e la andiamo ad applicare. Ecco, adesso possiamo stringerle. Ecco qua. E il gioco è fatto. Allora, ora prendiamo questa parte circolare e andiamo ad applicare qua sopra. Allora, qui entra in gioco un po' la vista, nel senso che comunque ci sono molti fori, come potete vedere, no? Quindi l'orientamento come va fatto? Allora, dalle istruzioni non è molto chiaro perché chiaramente si tende un po' a confondere la cosa, però se notate bene, adesso ve lo ingrandisco, questi fori sono disposti, se guardate quelli presenti al centro, come una sorta di M. Vedete? Qui, qui e qui. Una M. Di questa M, questi tre fori centrali, 1, 2 e 3, sono quelli che andranno sui perni del pezzo. In questo modo, in pratica. Così, vedete? Quindi vi rimarranno fuori questi tre superiori, questi due ai lati e questi due in fondo. Ok? Sempre partendo dal discorso che dietro dovreste trovarvi con la situazione della feritoia aperta, ok? Quindi prendete il pezzo, ve lo mettete così davanti, verificate che di avere le tre punte orientate in questo modo, prendete questa parte a disco, guardate la M, andate ad applicarla sopra e il gioco è fatto, ok? Una volta posizionato andremo a bloccare con le viti il pezzo in posizione e andrà fatto seguendo lo schema di questi fori a quadrato, quindi questo, questo, questo e questo. Ci metteremo sopra prima del frenafiletti, come sempre. E poi utilizzeremo le viti in dotazione, le 5103 con le apposite rondelle, per bloccare il tutto in maniera definitiva. Le andiamo a posizionare subito tutte, tanto il pezzo si viene posizionato correttamente con i perni, con quei tre pernetti. Mi raccomando le rondelle, io ce le ho già messe all'inizio, quindi non vorrei che magari saltando quel passaggio voi poi non ce le mettete, quindi ve lo ricordo sempre anche a voce. Stringiamo sempre a croce, anche se qui non ha molta importanza perché comunque il pezzo è già centrato.
Ecco qua. Una volta fatto tutto questo, stringiamo a dovere tutte le viti, sempre senza esagerare ragazzi, perché ricordo che anche se è metallo si può spanare, quindi dopo ci ritorniamo con il pezzo che va sostituito, ok? E il gioco è fatto. Bene ragazzi, e così si conclude anche il montaggio del fascicolo 51. A questo punto non ci resta che aspettare il successivo invio con il 52 e proseguire con il montaggio delle parti che saranno legate, che come vi posso già anticipare saranno sempre relative al pezzo che abbiamo appena montato, ma chiaramente sulla gamba destra questa volta, ok? Quindi niente di complicato, ormai abbiamo capito come si fa, sicuramente lo affronteremo nel migliore dei modi. A questo punto non ci resta che passare ai saluti. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre di aver guardato il mio video. Come potete vedere, insomma, la struttura del nostro mazzingone incomincia a diventare imponente e con difficoltà riusciamo a tenerlo visualizzato tutto, ok? La parte che abbiamo appena montato, che è il ginocchio, in pratica andrà più o meno così. Adesso non lo prendete per oro colato, questa è solo un'ipotesi, no? Visto come sono fatte i fori qui, suppongo che vada messo più o meno in questo modo. Adesso poi sarà da vedere se è così o così, ovviamente, ok? Adesso non so nemmeno se l'ho messo sulla gamba giusta, ma comunque sia, diciamo che l'inserimento sarà facile, perché ecco, i fori corrispondono già. Bisognerà ovviamente poi avvitarlo con le viti dall'altro lato e aumenteremo ancora una volta la lunghezza di questo robottone. Come vedete non entra quasi più in camera, dovrò stringere ancora un po' di più con l'obiettivo, ok? Quindi sono veramente entusiasmato da questa cosa, da quanto sta diventando grande, e penso che lo sarete insomma anche voi, perché comunque è una bella soddisfazione, ok? Bene ragazzi, allora come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, fatelo attivando anche la campanella qui sotto in maniera da venire avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Vi ricordo come sempre di visitare i soliti profili del canale, quindi Facebook, Instagram ed X, che sarebbe l'ex Twitter. Seguitemi anche là, dove metto come sempre, vi ricordo, anche argomenti che non sono sempre legati a quelli del canale, ma che comunque sono cose a cui io tengo molto, quindi mi fa piacere condividere questi pensieri anche con voi. Ancora un salutone all'amicone Giampo del canale Instagram Mazinga Z Italia, che vi invito nuovamente a visitare. Nuovamente un caloroso abbraccio agli amici di Potere Robotico, dei robotti del giornalista, che come sapete anche loro sono parte integrante di questa avventura che ci porta verso il completamento italiano di questa edizione del Mazinga Z di Hachette. Vi do appuntamento a questo punto anche ai prossimi video che seguiranno questo, ovvero il proseguimento del Optimus Prime di De Agostini, che si sta rivelando veramente un ottimo modello e che mi sento veramente di consigliarvi. E poi vi ricordo che qui sul canale, appena riesco a liberarmi di queste cose arretrate, arriverà una nuova collezione inedita per l'Italia, che stiamo portando avanti in pochissimi e che penso potrà interessare anche molti di voi, seppur ci siano diverse difficoltà da affrontare per poterla fare, soprattutto difficoltà di tipo logistico, non tanto tecniche, anche se anche dal punto di vista tecnico è una collezione che richiede un approccio più modellistico in senso tradizionale rispetto a questa del Mazinga Z. Lì non si tratta solo di applicare viti e di stringere bulloni, ma si tratta anche di usare spesso e volentieri della colla, quindi sarà forse un'avventura un po' nuova per questo canale, perché finora non l'avevamo affrontato come discorso, ok? Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Machingo Pilderon, ciao a tutti!